Salve a tutti e benvenuti in un nuovo episodio del podcast. Eccoci qui ritrovati dopo diverse puntate e finalmente, possiamo partire con quello che è un ulteriore soft start. Quindi, i primi episodi che ho fatto segnalano un po' quella che è forse possiamo chiamarla una prima stagione, mentre il progetto si evolve ed ecco qui ritornare su quello che è il progetto con un vestito nuovo, insomma, con un modo di fare diverso. L'argomento di oggi è un argomento a cui ho pensato in realtà anche negli episodi precedenti, fin dall'inizio, ma che ho preferito non parlarne subito perché, diciamo, con un background differente, dato anche dagli episodi precedenti, sarebbe stato molto più interessante. Okay. Ed è anche qualcosa di molto più inerente al concetto delle lingue, uhm, rispetto a quelli che erano gli episodi precedenti. Per quanto comunque in realtà, come potete vedere, è tutto connesso, no, ci sono 2 episodi, quindi questo ed un altro, uhm, sui quali avrei voluto parlare parecchio. Non vi dico nulla sul secondo, ma l'argomento di oggi è le lingue artificiali. Diciamo, dando invece un suggerimento su quello che potrebbe essere quello successivo, è qualcosa di molto inerente alle lingue artificiali come processo creativo, insomma. Perché molto spesso queste lingue artificiali vengono anche abbinate ad un concetto di world building. Non sempre, però almeno nella mia vita qualcosa che ha destato interesse è stato come queste lingue artificiali in realtà hanno molto più una matrice creativa che propriamente utilitaristica, ecco. Partiamo da: che cosa sono le lingue artificiali? Le lingue artificiali sono delle lingue create appunto, artificialmente, quindi già si potrebbe fare una differenza tra che cos'è una lingua naturale rispetto a qualcosa di artificiale. Artificiale significa che è fatta di proposito, quindi ha uno scopo, e c'è un deliberato sforzo, quindi di creare questo set di regole che possono essere interessanti, da analizzare. Innanzitutto abbiamo 2 macro categorie di queste lingue artificiali. Prima di tutto distinguiamo quelle che sono le interlingue, che sono delle lingue create sulla base di lingue preesistenti. Un esempio interessante è quello dell'esperanto. Non ho mai studiato esperanto, però da quello che lessi in passato e che ricordo, si tratta di qualcosa che ha a che vedere con la creazione di una lingua partendo da, appunto, basi preesistenti di lingue preesistenti. E questo è uno dei tipi, diciamo, per quanto riguarda la creazione di lingue artificiali. Un secondo tipo invece è una creazione da zero. Uhm, Ex nihilo, mi verrebbe da dire, dal greco, che significa dal nulla. È complicato anche definire come qualcosa sia creata dal nulla, perché in realtà, molto di quello che è il nostro processo creativo in realtà si porta dietro un bagaglio culturale e quindi un filtro culturale ed educativo soprattutto. Quindi, mhmm, è un discorso che tocca temi quali anche il libero arbitrio in un certo senso, però senza andare in dettagli troppo filosofici, diciamo che anche da un punto di vista scientifico il perché noi facciamo delle determinate ipotesi è qualcosa che in un certo senso, in una qual misura, è leggermente comunque sicuramente predeterminato in un certo senso, non che sia strettamente predeterminato, ma diciamo le scelte che noi facciamo
sono fortemente condizionati da fattori persistenti. Quindi anche da un punto di vista scientifico, il punto è questo, anche lo sforzo creativo che noi facciamo in realtà è un output che è la fine di un processo di input, di tutto quello di cui noi ci nutriamo, ecco. C'era un filosofo, Feuerbach, che diceva esattamente questo: noi siamo ciò che mangiamo. E un po' mi sembra che il significato di quella frase sia questo, cioè nel senso, come anche nelle lingue, molto di quello che noi creiamo, trasformiamo, produciamo, in realtà è la coda di un processo che parte dall'input. Si può fare una metafora partendo da cibo a cibo per la mente, comunque, il materiale che noi consumiamo. Perché tutto questo è inerentemente importante con il concetto di lingue artificiali? Bene, le lingue artificiali sono qualcosa che mi sono sempre interessate da un punto di vista strettamente artistico. Infatti, diciamo, ci sono molteplici motivazioni per creare una lingua artificiale. E non solo da un punto di vista di utilità, ma anche molto spesso da un punto di vista estetico o comunque anche come sforzo creativo. Ci sono nella mia esperienza personale delle particolari storie che sono state di particolare interesse, che mi hanno spinto in maniera un po' più forte, diciamo, verso questo argomento e approfondendolo è stato in realtà il mio primo approccio alla linguistica. Io attualmente sto studiando linguistica, sto studiando l'IPA, IPA, l'International Phonetic Alphabet, e ho letto un po' varie cose di linguistica sparse, però il mio primo approccio alla linguistica è stato esattamente questo delle lingue artificiali, perché come persona estremamente creativa, in realtà perché ho una matrice fortemente creativa, mi era venuto in testa l'idea di voler creare qualcosa. Premetto che tra i miei generi preferiti dei contenuti che consumo per diletto c'è il fantasy e il sci-fi. E sono delle cose che comunque sono fiction, quindi in un certo senso danno libero sfogo alla creatività. Il sci-fi un po' meno, però diciamo, se nel sci-fi ci mettiamo delle sottocorrenti come il cyberpunk, sono molto più creative. Tali che alcune delle opere che io stesso ho incontrato nella mia immersione avevano esempi di lingue artificiali. Partiamo anche dagli esempi molto più noti, come può essere per esempio Il Signore degli Anelli, Lord of the Rings. Nel Signore degli Anelli vi è quello che è la lingua degli Elfi, ce ne saranno anche altre sicuramente, però quello più famoso è proprio la lingua degli Elfi. E molto spesso, quando nel fantasy in realtà vi sono delle lingue come quelle elfiche, e non solo, diciamo, Lord of the Rings mi viene in mente, ma anche The Witcher, per fare una citazione. Molte di queste cose vengono prese in realtà da lingue preesistenti. In questo caso l'elfico viene preso dal gaelico o dal gallese, che sono lingue celtiche. E Tolkien ha fatto esattamente questo, per esempio. Poi ci sono altri esempi, come nel Trono di Spade, diciamo nel romanzo A Song of Ice and Fire, che però non ho letto, ho visto solo la serie. Ci sono esempi di lingue artificiali come il valeriano e la lingua dei Dothraki. E questi sono appunto già degli spunti interessanti per far vedere come in realtà in determinati sottogeneri e generi, soprattutto rispetto ad altri, vi è questa spinta creativa per dare anche più contesto, diciamo, ai mondi che si creano. Quindi che cosa voglio dire?
che vi sono innanzitutto esempi nella cultura anche pop. Altri esempi che mi vengono in mente vi è la lingua Klingon in Star Trek, che però non ho visto, metto le mani avanti. Però quando si creano dei mondi e ci sono dei generi che permettono molto di più questo tipo di lavoro rispetto ad altri, come appunto il fantasy e il sci-fi, un esempio è quello di creare appunto una lingua per far parlare dei popoli che sarebbero appunto fiction, fittizi, creature come elfi oppure nani. Penso sempre a The Witcher, che è una delle mie top 3 storie preferite. E parlando proprio di The Witcher, ci sono delle cose interessanti anche da un punto di vista linguistico. Seppur prese dal gallese e dal gaelico, diciamo, molte delle parole che si trovano in elfico e in The Witcher, per esempio, una cosa che in realtà è molto intelligente è stata quella di dare l'impressione che ci sia una lingua con una struttura nel romanzo. Lo scrittore polacco Sapowski, che non so se ho pronunciato bene, ma io ci provo, ha secondo me creato un ottimo sotterfugio per, diciamo, evitare di costruire una lingua, ma allo stesso tempo dare l'impressione e l'illusione che ne venga parlata una all'interno della sua storia. Di fatto i protagonisti all'interno, per esempio, di The Witcher parlano la lingua degli elfi o altri tipi di lingue, che chiamano la lingua antica. Però il punto è che non c'è una lingua effettivamente vera e propria, con una grammatica ed una struttura, non viene mai spiegata questa cosa. Però i personaggi, rispondendosi tra di loro e vedendo che effettivamente alcuni termini, alcuni pattern ci sono all'interno della storia, dà l'illusione appunto che vi sia una lingua artificiale. E questo è un esperiente molto interessante per la struttura e la creazione di mondi da un punto di vista linguistico, perché alla fine altro non è la grammatica all'interno di una lingua, altro non è che riconoscere i suoi pattern. E soprattutto anche per il vocabolario è qualcosa che viene definito tramite una definizione circolare. Cosa si vuol dire con questo? Una definizione circolare significa che tu effettivamente, quando cerchi qualcosa all'interno di un vocabolario e ne cerchi la definizione di una parola, ti compaiono altre parole. Ora, e così via, perché quando ricerchi una parola all'interno della definizione e vedi la sua definizione, hai altre parole. Quindi si chiama definizione circolare perché in realtà una parola ha un determinato concetto inglobato, o più di uno, dipendente dal contesto, ma viene definita per differenza. Cioè, diciamo, una parola indica qualcosa perché non è altre parole, detta in maniera un po' più semplice, anche se sembra un non lo so come dire, una cosa contorta detta così, però in realtà ha molto senso, soprattutto se si vede in ottica di definizione circolare. E quindi diciamo tra le prime lingue artificiali che ho incontrato vi sono proprio queste, di queste opere che ho citato. The Witcher è una delle cose che ha più influenzato me nella ricerca e anche nella passione verso la linguistica in realtà, perché appunto parte da uno sforzo creativo. E questa è una cosa interessante, perché la creazione di qualcosa è qualcosa che mi ha sempre affascinato. E poi ci sono anche altre opere, ovviamente, come ad esempio Nier Automata, che merita un'altra grande menzione. Perché Nier Automata è anch'esso nella mia top 3 di saghe e storie preferite, assieme a The Witcher. E Nier Automata ha anch'esso una lingua artificiale,
che nella storia di Nier Automata si chiama Chaos Language. Però perché è particolarmente importante? Perché fin dall'inizio, diciamo, della creazione di questa saga, il suo autore, Yoko Taro, è stata creata una lingua artificiale per ragioni stilistiche e narrative, ma anche musicali. Perché di fatto in Nier Automata vi è la colonna sonora, quindi il background sonoro, le composizioni sono state create con un determinato stile compositivo e cantate in una lingua creata appunto per lo scopo di creare un background musicale. Quindi a livello pratico, la lingua del caos di Nier Automata, ma che poi in realtà non è Nier Automata soltanto, è della Nier Saga, compreso Drakengard, che in realtà è tutto un unico universo ed ecosistema. Nel frattempo, da bravo italiano stavo gesticolando per dire tutto un unico sistema. È bello vedere come in realtà, per esempio, sì, lì è stata creata per uno scopo artistico, ma anche utile in realtà, perché tu avevi bisogno di creare della musica che venisse cantata in un contesto fantasy per indicare qualcosa di particolare, antico, quello che vuoi, e quindi vuoi creare questa illusione di qualcosa di alieno, ma allo stesso tempo inerente come tessuto, come colla per il world building, e quindi crei, nel caso di Nier, crei una lingua che canti quelle canzoni, quelle lyrics. È un concetto estremamente affascinante vedere che semplicemente per la musica è stata creata qualcosa che poi venisse appunto parlata, cantata. Dall'intervista della cantante Amy Evans emerge il fatto che la lingua del caos in realtà altro non è che una sorta di interlingua, appunto, creata sulla base anch'essa di lingue preesistenti. Da quello che ricordo c'è una forte influenza del francese, del giapponese e di qualche altra lingua europea, sicuramente. E quindi, diciamo, tutti questi input mi hanno portato a fare delle ricerche per vedere un po' la linguistica, quanto era difficile effettivamente creare una lingua artificiale e quanto non lo fosse. E ho scoperto un vaso di Pandora. Lì ho scoperto la linguistica, quanto davvero può essere ardua e complicata in realtà, e che è di fatto una scienza. E soprattutto quello che ho scoperto è stata anche una passione per le lingue. Tra le tante ragioni del perché adesso mi sto concentrando sulle lingue, c'è anche questa. Quindi non mi ripeto per quanto riguarda, per esempio, il discorso del giapponese, perché sono cose che ho detto in episodi precedenti. Ci sono anche delle ragioni filosofiche per studiare una lingua, credetemi, e alcune di queste le ho accennate poco fa, quando si parlava della definizione circolare e quant'altro. Però appunto questo sforzo creativo mi ha fatto appassionare a quello che è la lingua di per sé. Soprattutto una delle cose che ho scoperto, diciamo, appunto, è l'affascinante mondo della grafemica e della fonetica. La grafemica è come rappresenti appunto una lingua. Faccio un esempio, per esempio, con il giapponese, perché è la lingua che studio, ma che è un esempio perfetto in realtà, perché il giapponese ha 3 sistemi di scrittura. Quindi tu puoi quei suoni che vengono parlati dai nativi, in realtà possono essere scritti in tanti modi, anche se è una forzatura, ovviamente loro li usano in maniera combinata. Però tu tecnicamente quei suoni li puoi trasporre, cioè trascrivere, con i kanji, con gli hiragana, con i katakana, con i romaji, quindi i caratteri latini, puoi trascriverli con l'IPA, l'alfabetico fonetico internazionale di cui parlavo prima. Quindi ci sono tanti modi per trascrivere una lingua. Ed è
affascinante anche vedere quali sono i sistemi di scrittura. Altre opere che hanno influenzato, diciamo, questa mia passione, sto parlando appunto di romanzi e giochi, perché in realtà tipo Tolkien, che ha scritto Il Signore degli Anelli, Game of Thrones viene dai romanzi di Martin, George R.R. Martin. The Witcher, che sì, hanno fatto i giochi, ma in realtà The Witcher sono dei racconti e dei romanzi fatti dall'autore polacco che ho menzionato prima. C'è Star Trek, per esempio, che è quello che è, cioè è un universo enorme. E soprattutto, quindi, anche la grafemica era qualcosa che mi aveva affascinato, perché come tu rappresenti questa lingua, no? E non è una cosa scontata. Ci sono giochi come per esempio Skyrim, c'è la lingua dei draghi, che ha appunto una sua grafemica. Anche lì, diciamo, da quello che io so, non è che hanno davvero strutturato una grammatica, però hanno dato la parvenza che ci sia, nel senso con dei pattern, un po' quello che è successo che ho raccontato in The Witcher. Cioè, ci sono dei pattern per dare l'illusione che questa lingua venisse parlata e in alcuni casi scritta. Anche in Nier Automata, diciamo, c'è una grafemica, come in Skyrim c'è la grafemica relativa ai segni del linguaggio dei draghi. In Nier Automata e Nier in generale c'è la lingua del caos con dei segni che effettivamente sono di creature, senza fare spoiler. E quindi insomma anche la grafemica è qualcosa di molto interessante. Quindi andando avanti, diciamo, nella mia esplorazione delle lingue artificiali, ho diciamo provato, almeno all'inizio, a vedere cosa potessi fare. Più andavo avanti e leggevo e più capivo che in realtà creare una lingua era molto più difficile di quello che mi potesse sembrare all'epoca. Pertanto più apprendevo e più andavo avanti vedendo cose di linguistica, più vedevo che era in realtà un mondo estremamente complicato e quindi mi sono detto a me stesso di rimandare questo progetto ad un futuro dove le lingue avessero un ruolo più predominante nella mia vita. Perché c'era tanto da studiare in realtà anche su come costruire una lingua e soprattutto avrebbe potuto fare certamente bene imparare qualcosa dalle lingue, quelle preesistenti quantomeno. Quello che mi piacerebbe fare in realtà anche come progetto è creare appunto una lingua non prendendo da basi preesistenti come lingue preesistenti, ma mi piacerebbe creare qualcosa di abbastanza innovativo. Scopo semplicemente come sforzo creativo, ecco. Pertanto, come finisce questa puntata di oggi e come finisce tutto questo discorso? Nonostante ho posposto questo tipo di lavoro, mi sono detto, va bene, però almeno per non lasciare le cose, non dico a metà, ma comunque appese, cerchiamo di creare qualcosa, no? E che cosa potessi creare non lo sapevo, ma più andavo avanti, più ho pensato, ispirandomi anche a queste opere che ho menzionato, dove appunto c'è l'illusione che ci sia una lingua, ma non c'è per forza di cose, ancora un pattern che ne delinea la struttura, ho pensato allora perché non creare almeno, non lo so, un nome. Un nome che non sembra, quantomeno, un richiamo a, a nulla di cui noi conosciamo, un nome abbastanza unico, quindi lo possiamo chiamare un nickname, ma in realtà è un nome d'arte. E la cosa interessante è che, come ho creato questo suono, l'ho costruito piano piano, diciamo, mettendo insieme i suoni, un po' intuito,
E quindi anche questa cosa, vedi, dell'intuito è qualcosa dove in realtà sì, il tuo intuito in realtà è qualcosa che in realtà è influenzato fortemente da tutto quello che tu hai fatto prima. Quindi la domanda potrebbe essere: quanto sei sicuro che questa cosa sia davvero non basata su nulla? In realtà la risposta è che non si può dire questa cosa, almeno secondo me. Sono sempre basate su qualcosa, ma puoi avere talmente tanti microspunti che la risultante di questi microspunti diventa qualcosa che è completamente diverso dalle parti originali. E quindi ho creato quello che è un nome che poi ho utilizzato come nome sul web e quindi ho lasciato quel progetto così. Diciamo, ho creato questo nome e ho detto vabbè, il progetto della lingua lo pospongo, però almeno do l'illusione che questa cosa è qualcosa di non esattamente simile a qualcos'altro, comunque visto prima, perché deve dare l'illusione che ci sia qualcosa dietro, appunto. Non ha senso in nessuna lingua che esiste, ma è qualcosa di unico. Volevo creare qualcosa del genere. Il nome che ho creato è Kevaril. E in realtà ho creato un full name, quindi il full name per la fonetica attuale che gli ho dato si pronuncia come Kevaril Eon Siderea. Poi ovviamente ci dovrò lavorare ancora in futuro quando vorrò riaprire il progetto della lingua artificiale, però era per dire come culmina questa storia, culmina con un risultato. E questo è il risultato. Cosa posso dire alla fine di tutto questo? Che una cosa interessante è che quando io ho utilizzato questo nome, poi anche online, molte persone mi sono venute a dire sì, ma che significa, ma che cos'è, ma come lo leggo e soprattutto, cioè che cos'è? Um, una cosa interessante è che in realtà quando mi è stato chiesto appunto cosa significasse una cosa del genere, la verità è che quando tu crei qualcosa, appunto un nome in una lingua che non esiste, facciamo finta che, diciamo, esiste la lingua, ma c'è l'illusione che esiste la lingua. Diciamo, quando hai un nome in una lingua, chiedi il significato, ma appunto, che significato ha qualcosa che è stato appena creato? E si ritorna al discorso della definizione circolare di prima. Tu puoi assegnare un significato a un nome. Quindi diciamo, lo scopo di tutta questa cosa era per dire che in realtà l'esperimento interessante è che i nomi portano valore in realtà, c'è anche l'etimologia del nome, portano comunque dei significati, anche se tipo adesso magari nella vita quotidiana diciamo che ci sono dei nomi che noi non associamo esattamente un significato, no? Per esempio, non lo so, in Italia possiamo pensare a Pasquale, oppure un'altra persona tipo Federica. Hanno ovviamente un'etimologia, però noi quando li usiamo nella vita quotidiana non pensiamo al significato che c'è dietro. Quindi creando un nome da zero ho dovuto dare un significato a questo nome. E quindi poi ho detto no, va bene, questo nome significa questo e gli ho dato un significato. Ma la cosa interessante appunto è che questo significato non era qualcosa di preesistente ovviamente, ma era qualcosa che gli ho dato io. Quindi hai una libertà creativa non solo di creare una lingua, ma anche di puntare un determinato nome a un determinato significato. E quindi anche quello è uno sforzo creativo, ovviamente. E voglio chiudere, diciamo, questo discorso dicendo: non è affascinante, infatti, dare... Cioè, ovviamente noi abbiamo dei nomi, ce li danno alla nascita e hanno degli sforzi anche... Cioè, vengono fatti da un punto di vista di utilità, per distinguerci. Però una cosa è quando ti viene dato un nome e un'altra è quando, in un processo del genere, tu crei un nome, ti dai un nome e soprattutto
ti dai un significato. È una cosa interessante. E diciamo che questo discorso delle lingue artificiali per ora lo chiudo qui. Però questo è il più grande takeaway che possiamo prendere da questa storia. Cioè, come un concetto così articolato in realtà è molto più profondo di quello che sembra. È soprattutto interessante e soprattutto creativo. Grazie per aver ascoltato questa puntata e ci vediamo presto.